tutti, in questo video vi racconterò tutto il mio weekend di gara appena trascorso a Bologna. Spero che vi divertirete a guardarlo come mi sono divertito io in gara, perché è successo veramente di tutto. Allora, partiamo dicendo che la gara era la prima prova di campionato italiano ACI sul circuito appunto di Bologna e non ero mai stato su questa pista, quindi siamo arrivati al venerdì per avere un minimo di tempo per fare un po' di prove libere, prendere confidenza con la pista, con la macchina. Adesso vi lascio in sottofondo le immagini che scorrono della mia miglior qualifica e vi racconto brevemente la pista per quella che ho potuto, per quello che è stato le mie sensazioni guidandoci sopra. Allora, subito dopo il rettilineo c'è una curva che penso sia una delle più importanti della pista, perché è una curva dove bisogna entrare ancora a gas pieno e bisogna mollare il gas dentro la curva, cioè una volta che si è a metà curva. Sembra assurdo, ma in curva ci si entra a 100 e passa all'ora, non bisogna mollare prima se si vuole essere veloci. Bisogna mollare a metà curva, stare abbottonati al cordolo e uscire dalla curva. Curva successiva si entra nella parte più lenta della pista, ci sono due tornanti ed è dove io perdevo la maggior parte del tempo notato rispetto agli altri. Il primo tornante è molto stretto e è un po' complicato, perché è talmente stretto che si cerca, almeno io cercavo di uscire il più velocemente possibile dando gas quando ero ancora a metà curva. In realtà poi ho notato che facendo così, forse non ero a posto con la macchina, uscivo con la macchina sempre sbilanciata, non bella dritta, e facevo fatica a fare la curva successiva. Quindi secondo me quel tornante è da fare lento, aspettare di fare la curva e poi dare gas dopo per uscire belli impostati per la curva successiva. Curva successiva non è niente di che, immette sulla parte diciamo veloce dove si torna verso il palco, entra la seconda in quel mini rettilineo e poi si arriva a una curva stretta ma veloce. A me ricorda un po' le ultime due curve prima di Trasponda di Fiorano, dove per farla bene bisogna entrare forte, buttarsi dentro, si può anche quasi tagliare sul cordolo perché la curva affonda un po', non è piatta, è quasi scavata, quindi si può tagliare dentro e poi si arriva sulla curva che immette sulla S che porta al rettilineo. Quest'altra curva anche è fondamentale in quanto l'uscita pregiudica tutta la S e tutto il rettilineo, quindi bisogna uscire belli dritti per fare una bella linea, ma bisogna uscire anche forte. Una volta fatto questo si arriva sulla S. Sinceramente la S vista da casa prima di arrivare in pista mi spaventava un po', in realtà in pista non mi ha dato problemi, non è una curva complicata da fare. L'unica cosa che bisogna fare attenzione è stare lontani dal cordolo esterno, perché è altissimo e appena si tocca quel cordolo, si è già in seconda, la macchina decolla e si va a muro a fondo pista. Vi garantisco perché l'ho provato nelle libere e quindi è così. Una volta superati indenni la S, niente, si arriva sul curvone che immette sul rettilineo, curva banale, non c'è nessun problema, si può stare belli attaccati al cordolo interno perché il cordolo non è alto, ci si può anche passare sopra, non causa problemi e niente, il giro si termina così. Ok, prima di andare al sodo vi lascio questa immagine che racconta il problema principale di questa gara, cioè il consumo gomme. Non ho mai visto un consumo gomme così spaventoso come su questa pista e questo è il delirio di gomme che avevamo sul tavolo dei box. In 4 minuti si consumavano più o meno 4, quasi 5 mm di gomme, 32-35. Che significa far fuori un treno a manche sicuramente, e che significa che contando prove libere, prove controllate, qualifiche, semi e finale avremmo dovuto fare fuori 20-25 treni, cioè una follia, mai successa una cosa del genere a me. E questo per me è stato un grande handicap, in quanto io il venerdì avrei voluto provare il più possibile per imparare la pista. Il problema è che non mi sarebbero bastate le gomme e soprattutto le gomme buone che avevo preparato additivate a casa non le potevo usare tutte nelle prove libere, altrimenti non le avrei più avute per le manche buone di qualifica
e quindi ho dovuto provare con delle 37-35 per risparmiare le altre buone. Il fatto è che con le 37-35 la macchina è più lenta e i punti di riferimento sono tutti diversi. Un conto è farlo su una pista che si conosce bene, un conto per me è stato farlo su una pista dove non avevo neanche alcune ore di prove alle spalle, quindi tutti i riferimenti che tu ti fai, quando poi in qualifica monti le gomme buone, sì, in realtà sono buone, ma in pratica non è facile perché la macchina gira prima, la macchina puoi staccare dopo, ma tu tutti quei riferimenti te li sei fatti con altri tipi di gomma e sono diversi non è stato assolutamente facile. Detto questo, non vi sto a far vedere le 4 manche di qualifica perché sono state abbastanza monotone, non è successo niente di che. Comunque al termine delle qualifiche, come potete vedere dall'immagine, siamo sesti. Sinceramente sono a 4 secondi dalla pole, a 2 secondi e mezzo dalla finale diretta, dal quarto posto. Considerando che per me era una pista sconosciuta, che abbiamo potuto provare poco e male, sinceramente mi ritengo più che soddisfatto. Se avessi fatto una qualifica veramente al top, il quarto posto perlomeno si poteva prendere. Ci è mancato qualcosina, ma si poteva fare. Quindi adesso andiamo a vedere le fasi finali di gara, partiamo con la semifinale e vi assicuro che ne vedrete di tutti i colori. Ok, partiamo col warm up, facciamo qualche giro, vediamo se le gomme vanno bene, se il motore va bene, controlliamo che sia tutto a posto. No, vabbè, non ci credo. Cioè, ho perso una gomma. La prima curva ho perso una gomma. Non so se fosse fissata male, probabilmente sì, perché per fortuna per fortuna non spengo il motore, il recupero mi riaggancia la gomma e riparto, però partiamo bene. Ok, ci siamo. Si va in griglia di partenza, passano in finale i primi 6, a me interessa solo arrivare in finale, quindi ho detto anche a mio papà di darmi riferimenti solo rispetto al sesto, non mi interessa arrivare primo, secondo, quarto, mi interessa solo arrivare in finale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, I modelli. Attenzione partenza, attenzione partenza. Male, 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 male. Andiamo a rivedere la partenza. Cioè il pilota in pole fa un jump start, si accorge dell'errore e si ferma in mezzo alla pista. Io parto benissimo e me lo trovo lì davanti, non riesco a evitarlo, lo tampono in pieno. Per fortuna non riporto nessun danno, cioè spesso anche appena partiti un tamponamento del genere ti porta al ritiro. Per fortuna non ho conseguenze. Mamma mia che rischio. Tranquilli. Attenzione a rientrare, attenzione a rientrare. Vai. Questo è magro, non va. No, grasso no, non fuma niente, e non va. Guardalo tu, eventualmente al primo pieno lo ingrassi un po', non lo so, guardalo. Sicuramente lo adesso, dimmi te. Grazie, grazie. Non so, perché Lei doppiaggio.
Ok, va benissimo, sono primo. Pensavo, essendo molto sulla difensiva, di non avere questo passo, ma vedo che il secondo dietro di me ha il mio stesso ritmo, andiamo via insieme, va benissimo così. L'unico problema è il motore, che fino a prima di partire andava benissimo, adesso è super magro, soprattutto in uscita dal curvone vedo che non spinge più, non fa un filo di fumo. Chiedo ai box e decidiamo di rimanere fuori, di regolarlo fino al primo pit stop. È un rischio perché effettivamente siamo messi bene, non ci sarebbe bisogno di forzare, si potrebbe anche rientrare subito, ma al momento facciamo questa scelta e andiamo avanti così. Lei oltre le spalle, doppiaggio, ok. Attento Betti, hai il secondo davanti. Davanti a te hai il secondo, mi raccomando. Uno il terzo alle spalle, uno il terzo alle spalle. Ok, gli altri si sono fermati tutti ai box in questo giro, io farò un giro in più, entrerò ora ai box e cerco di spingere un po' perché oltre al rifondimento dovrò perdere tempo anche per la regolazione del motore che è magrissimo. Alla prova della temperatura il motore abbiamo rilevato 170 gradi, mai vista una cosa del genere, ma per fortuna non ha né spento né bruciato candele. Cosa? Mamma mia che rischio in uscita box, che rischio in uscita box. Allora, cosa succede in pit lane? Mi ingrassano il motore, quindi io voglio uscire il più velocemente possibile per evitare che il motore si imbratti. Provo a partire a cannone, ma trovo in uscita di corsia box un pilota davanti a me che procede molto lento, non so cosa stia facendo. Rallento, scarto per evitarlo, quindi perdo velocità. Quando vado a ridare gas proprio in uscita dalla pit lane, il motore mi si imbratta e riesco ad uscire appena davanti a chi sta sopraggiungendo, a tutto il treno di macchine che stavano sopraggiungendo, e il secondo mi tampona leggermente e per fortuna anche qua mi gioco il secondo jolly, come in partenza non rompo nulla e proseguo, ma grandissimo jolly perché tamponato a 100 e passa all'ora ci vuole un attimo qua per rompere un ammortizzatore o qualcosa e ritirarsi. Secondo rischio e siamo neanche a 5 minuti di gara. Grazie te. Ah, mi sistemi la carrozza? No, aspetta, come così, un po' di cazzo più spesso. La 2 e la 4 in lotta per la posizione, alle loro spalle c'è la 6 e più indietro nella classifica. 2, 4, 3 nelle prime tre posizioni in questo momento. Grazie Tesi, grazie. Senza rientrare. Gruppo di testa fanno passare, ok? Grazie, grazie Tesi. E il pilota al secondo posto mi punta abbastanza cattivo. Il motore mi è ingrassato troppo, perdo tanto nella S prima del rettilineo, adesso appena si fa veramente minaccioso lo lascio andare, non ho nessun problema, io punto al sesto posto, lo faccio passare tranquillamente
voglio solo una gara tranquilla. Sei la presidenza. Grazie, bravo. Abitanti di Orvis Fogna Miglio in questo momento sono i primi 3. Non rischiare i primi, Non arrivano i primi 2, mi raccomando, stanno arrivando i primi 2. A seguire c'è Ricco, Petti, Maiolla, Gratino, Capocorso, Cantonne e Andillo. Passano i primi 6, passano i primi 6. Sì, adesso come il punto lo faccio andare, non te lo dico. Sta facendo troppo minaccioso, ho paura che lui adesso si indispettisca e magari arriviamo a un contatto, quindi lo faccio andare. Ah, errore stupido, appena ho messo le ruote sullo sporco per farlo passare sono finito nell'erba. Questo è un errore da principiante che non andava fatto. Comunque niente di male, siamo secondi, manteniamo la calma. Grazie 9. Tempo finito, ok. Ma vedete, quando rientro mi carburano ancora il motore perché non era a posto, me lo ingrassano ancora e vediamo che in uscita il motore fuma tantissimo, cioè è peggiorato, è stato ingrassato troppo e purtroppo faccio fatica, cioè non so come risponde il motore, vedete, faccio passare una macchina, me ne arriva un'altra dietro, rischio grosso di essere colpito e sulla S il motore mi si imbratta, guardate che rischio la macchina dietro che mi sfiora, decido subito di rientrare nuovamente in box perché così è impossibile girare, troppo grasso, e regoliamo il motore e adesso effettivamente in uscita sembra già un po' meglio, il motore comunque non è a posto, ha qualcosa che non va, però perlomeno non è piantato come prima. Dimmi quanto suona adesso. Capito? Devi dire quanto sono. Dimmi quanto sono. Ricordo che passano i primi 6, passano i primi 6. Niente, il motore sembrava migliorato ma si è ingrassato di nuovo, cioè nella S dove arrivo adesso, davanti al palco, devo farla tutta col petti di gas perché il motore si imbratta e nella S prima del rettilineo sul curvone perdo tantissimo, come vedete la macchina dietro di me, guardate come mi guadagna, come mi raggiunge, perché il motore non va più, cioè inizio a temere di spegnere, cioè quando si ingrassa così tanto poi a un certo punto spegni e se avete sentito pochi minuti prima inizio anche a chiedere quanto sono in classifica perché con i vari rientri ai box sono rientrato un'altra volta per regolare il motore, non so più quanto sono in confusione completa sinceramente perché sto guidando male, il motore va tutto a colpi, mi sballa tutte le traiettorie, tutte le linee e manca ancora praticamente metà gara e spero solo che arrivi la fine perché veramente sto soffrendo. Insomma adesso vanno ancora bene. Numero 3, abbassati. Come si è messi? Sì, ma dimmi il vantaggio del sesto, devo capire, figa. Un occhio alle spalle, arriva lo spiaggio.
Se io devo girare così pulito fino alla fine possiamo anche non fare il cambio, secondo me. Se mancano 8 minuti adesso avremmo dovuto farlo. Mancano 8 minuti alla fine, come avete sentito chiedo ai box come siamo messi e inizio a chiedere per il cambio gomme, perché inizialmente avevamo progettato di fare un cambio gomme a metà gara 10, perché il consumo gomme è spaventoso. In realtà, per come si sta evolvendo la gara, per come siamo messi, mancano 8 minuti, sono più di metà gara, le gomme iniziano a non esserci più, ma riesco ancora a girare. Nei primi 6 ci siamo abbastanza agevolmente al momento, e quindi dico che a questo punto avremmo dovuto farlo 2 minuti prima il cambio, non l'abbiamo fatto. A questo punto andiamo fino alla fine, tiro i remi in barca, giro piano, giro pulito, non prendo nessun rischio e dovremmo riuscire a portarla alla fine così. Ultimi 5 minuti. Niente, non riesco più a girare, come vedete, il motore è grasso in tutti i punti della pista, ma dico al mio box di non toccarlo più, lo lasciamo andare così, speriamo che regga. Le gomme non ci sono più, ma nonostante questo vedo che anche tutti gli altri sono in crisi, non so se non abbiano cambiato le gomme o cosa, ma ad esempio la macchina verde davanti a me, cioè per assurdo sto guadagnando su di lei, io ho problemi al motore, ho le gomme finite, quindi sono tutti in difficoltà, sono tutti in crisi, e questa è la mia specialità, cioè riuscire anche nelle situazioni così in qualche modo a portare a casa quello che serve. 29. Mamma mia, un altro rischio, mamma mia, doppiato davanti, probabilmente commetto un errore, si pianta a metà curva, io sono proprio dietro di lui e lo tampono, lo colpisco e piego anche la carrozzeria. Questi sono i rischi anche di quando ci sono i doppiati, cioè non bisogna mai abbassare la concentrazione. Guardate anche nella parte successiva dell'immagine, la macchina subito dietro di noi, la macchina bianca e rossa, finisce a Prato, cioè veramente sono tutti in crisi, bisogna portarla solo alla fine. Mancano solo 2 minuti alla fine, ho fatto passare le 2 macchine che sopraggiungevano dietro di me, anche se probabilmente sono dietro in classifica a me, non avrei dovuto dare la precedenza come doppiato, ma non ne ho più, non voglio prendere assolutamente rischi, faccio passare chiunque e speriamo che questi 2 minuti passino il prima possibile. Un altro rischio allucinante, cioè guardate cosa succede nella scena davanti a me, le macchine che mi precedono. La macchina gialla e la macchina bianca e rossa sono in battaglia, vicinissime l'una all'altra, quasi vanno a contatto inizialmente, e la macchina gialla praticamente per evitare il contatto va nel prato, si avvita in mezzo alla pista, arriva la macchina bianca, la sfiora, la macchina bianca nella curva successiva poi si pianta a metà curva, arrivo io e sfioro la macchina bianca, cioè pazzesco, pazzesco. Ultimo minuto. Premi al comando, ok. 30 secondi.
Sono dentro. Man terminata. Stop Latino. Stop Scognamiglio. Stop Iori. Stop Bessi. Stop Maiola e Alessandri. Stop Rischi. È finita, è finita. È successo di tutto in questa semifinale, 1000 rischi, 1000 problemi. Ho avuto sicuramente anche fortuna perché più volte in qualche contatto sarebbe potuta finire molto peggio, il motore avrebbe potuto abbandonarmi per i problemi che ha avuto, ma l'importante è che alla fine sia andata bene. Il mio merito è stato quello di restare lì, stare lì con la testa, mantenere la calma e portarla alla fine. Dai, adesso il mio obiettivo è raggiunto. Io volevo arrivare in finale, ci sono arrivato. Adesso in finale cambieremo motore perché questo sicuramente ha problemi, dovremo controllare cosa è successo. Non ci saranno più calcoli da fare in finale, sul passaggio o meno di turno. In finale me la godo, do il meglio che posso fare e quello che succede succede. Non ho più niente da perdere e questa è la mia situazione mentale preferita. Dedicherò un video a parte alla finale, in quanto già questo purtroppo è venuto molto lungo. Se vi è piaciuto questo video vi consiglio di non perdervi il video della finale che pubblicherò in seguito perché anche lì la situazione diciamo che è stata parecchio movimentata, diciamo così. Quindi ciao a tutti, al prossimo video.